Ciao, benvenuto su InfeMath. In questo video parliamo della gestione delle date e delle ore in Excel. Per un essere umano, il modo in cui Excel gestisce date e ore può sembrare strano, a volte persino insensato. In realtà, Excel segue una logica molto precisa e coerente, che è fondamentale capire per evitare errori e sfruttare al meglio le informazioni temporali contenute in un foglio di lavoro. Mediante esempi pratici, vediamo come Excel ragiona quando lavora con date ed ore, e per rendere più chiari i concetti, utilizziamo anche le funzioni oggi e adesso, che ci permettono di osservare il comportamento di Excel con date e orari correnti. Infine, vediamo come convertire date e ore in testo vero e proprio, così da poterle inserire correttamente all'interno di frasi discorsive, documenti e messaggi generati automaticamente. Alla fine del video avrai quindi gli strumenti giusti per affrontare senza difficoltà tutte le funzioni di data e ora di Excel, che approfondiremo nei prossimi tutorial. Se il video ti è utile, lascia un like, condividilo e, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Sei pronto? Iniziamo! Come fa Excel a determinare la data di scadenza di una fattura, nota la data di emissione e i giorni che mancano alla scadenza? Oppure, nota la data di scadenza, come fa a sapere quanti giorni mancano alla scadenza? Il segreto è che per Excel le date sono semplicemente numeri. Te lo mostro subito. Per farlo utilizzo la funzione oggi, la cui sintassi non prevede argomenti. Mi posiziono dunque in cella C2 e digito uguale oggi, seleziono la funzione con un doppio clic, chiudo la parentesi e premo invio. La funzione oggi inserisce la data odierna. Questo è quello che vedi tu, ma in realtà Excel vede qualcos'altro. Te lo mostro in questa cella. Digito uguale, copio il valore della cella C2 e premo invio. Selezionando di nuovo la cella e impostando il formato generale, capisco che questa data in realtà è un numero. Ma di che numero si tratta? Per capirlo, in una cella qualsiasi del foglio di lavoro, digito 1 e premo invio. Imposto ora il formato data in questa cella, data in cifre, e capisco che per Excel il numero 1 è il 1 gennaio del 1900. Il numero 2 sarà il 2 gennaio 1900 e così via. Per Excel dunque ogni giorno vale 1 e a partire dal 1 gennaio 1900 sono passati 46.203 giorni. A questo punto, come faccio a ottenere la data di domani? È semplicissimo, digito uguale, clicco nella cella contenente la data di oggi e aggiungo 1, cioè aggiungo un giorno. Premendo invio ottengo la data di domani. Per quanto riguarda invece la data di ieri, digito uguale, clicco sulla data di oggi e sottraggo 1, meno 1, invio. E fra una settimana esatta, che giorno sarà? Digito uguale, clicco sulla data di oggi e aggiungo 7, invio. Per mostrarti come ragiona Excel, seleziono le tre date, imposto il formato generale e come puoi notare la data di domani è 1 in più rispetto alla data di oggi. La data di ieri è 1 in meno e fra una settimana la data aumenterà di 7 giorni esatti. Annullo tutto e ti mostro un'altra funzione utilissima di Excel. Si tratta della funzione adesso, che, come la funzione oggi, non prevede argomenti. È dunque sufficiente digitare il nome della funzione, doppio clic, chiudere la parentesi e premere invio. La funzione adesso fornisce la data e l'ora attuale. Provo anche in questo caso a copiare la formula e a premere invio. Impostando di nuovo il formato generale, scopro che stavolta il numero è un numero decimale. La parte intera del numero rappresenta la data e la parte decimale l'orario. Vediamo ora come Excel associa le ore ai numeri decimali. Ad esempio 12 corrisponde a metà giornata, poiché 12 è la metà delle 24 ore che compongono una giornata. Digitando uguale e copiando 12, premendo invio ottengo di nuovo 12, ma impostando il formato generale ottengo 0,5. 8 invece costituisce la terza parte della giornata.
Copio verso il basso la formula, ricopiando senza formattazione, e mi accorgo che la terza parte della giornata è 0,33. 6, che è un quarto di 24, corrisponde alla quarta parte di 1, cioè a 0,25. Facciamo ora qualche semplice calcolo con le ore. Se l'ora iniziale sono le 12, tra 3 ore saranno le 15, ma come lo calcolo con Excel? Digito uguale, clicco nella cella contenente 12 e aggiungo 3 ventiquattresimi, cioè 3 fratto 24, poiché 3 ore sono i 3 ventiquattresimi di una giornata, cioè i 3 ventiquattresimi di 1. Come puoi notare, il calcolo è esatto. Proviamo ora a sommare ore e minuti. Digito di nuovo uguale, clicco nella cella contenente le 12, aggiungo 4 ventiquattresimi per le ore e successivamente aggiungo 12 minuti, cioè 12 sessantesimi di ora e ancora fratto 24, poiché un'ora è un ventiquattresimo di giornata. Premendo invio ottengo l'orario desiderato. All'inizio ti sembrerà tutto molto strano, ma Excel non usa i ventiquattresimi di giornata, i sessantesimi di ora oppure i sessantesimi di minuto per i secondi, ma usa sempre e solamente numeri interi e decimali. Il software vede questi decimali, noi invece vediamo ore e minuti, come anche in questo caso. Anche a costo di essere ripetitivo, lo dico ancora una volta. Noi vediamo date e ore. Excel vede numeri interi e numeri decimali. Risolviamo ora i due quesiti che ti ho posto all'inizio. Per calcolare le date di scadenza a partire dalla data di emissione e dal numero di giorni previsti, non dovrai far altro che digitare uguale e sommare le due celle, poiché per Excel sono entrambi numeri e dunque la somma è la cosa più semplice che ci sia. Siccome uno dei due termini della somma è una data, Excel intuisce che dovrà applicare il formato data. Per quanto riguarda invece il secondo esercizio, quello sul calcolo del numero dei giorni mancanti alla scadenza, possiamo inserire in una cella qualsiasi del foglio di lavoro la formula oggi, in modo da individuare la data odierna, e successivamente, in questa cella, digitare uguale e calcolare la differenza tra la data di scadenza e la data di oggi, che dovrà essere bloccata mediante il tasto F4, in modo che, quando la formula sarà trascinata verso il basso, il riferimento sia sempre bloccato sulla cella E3. In alternativa, senza usare questa cella di colore giallo, avremmo potuto cliccare nella cella B8 e sottrarre direttamente la data odierna mediante la funzione oggi. Chiudendo la parentesi e premendo invio, avremmo ottenuto lo stesso risultato. È sufficiente formattare la cella utilizzando il formato generale per poi trascinare la formula verso il basso. Risolviamo ora un problema che crea sempre qualche grattacapo a chi non sa gestire in modo adeguato la somma delle ore lavorate. In cella B23 vogliamo calcolare il totale delle ore lavorate nel mese di giugno 2026. Possiamo cliccare sul pulsante di somma automatica oppure digitare uguale somma, aprire la parentesi e selezionare la seconda colonna della tabella. Premendo invio ci accorgiamo che il risultato è sicuramente sbagliato. Quando Excel somma le ore, quando arriva a 24 azzera il conteggio, poiché il giorno cambia e le ore ripartono da zero. In questa situazione devi necessariamente agire sul formato della cella. Seleziona la cella in cui è contenuta la somma, va su Formato, seleziona Altri formati numeri e siccome inizialmente avevo creato un formato personalizzato HH2.mm, cioè ore e minuti, questo formato si azzera ogni 24 ore. Se vogliamo invece una somma che non si azzeri, dobbiamo aprire una parentesi quadra qui all'inizio, posizionarci dopo la seconda H e chiudere la parentesi quadra. In questo modo, come puoi osservare anche qui dall'anteprima, le ore verranno sommate nel modo corretto. Si tratta dunque solo di un problema di formattazione che fa impazzire molte persone quando sono ancora alle prime armi. Vediamo ora quali problemi generano le date e le ore quando vengono inserite all'interno delle stringhe di testo. Nella cella gialla è presente una frase statica, cioè quello che vedi è proprio quello che ho scritto. Vorrei che domani la frase cambiasse automaticamente.
Provo ad ottenere questo risultato mediante la funzione oggi. Digito uguale, aperte le virgolette, oggi è, spazio, chiuse le virgolette, utilizzo l'operatore di concatenazione ampersand ed inserisco la funzione oggi. Apro e chiudo la parentesi e premo invio. Come puoi notare, la cosa non può funzionare poiché Excel inserisce il numero seriale della giornata di oggi. Per risolvere il problema posso utilizzare la funzione testo. Mi posiziono qui a sinistra di oggi, digito testo, apro la parentesi e qui alla fine digito punto e virgola e come formato testo apro le virgolette, inserisco 4 volte la lettera G per avere la giornata completa, una volta la G per ottenere il numero del giorno del mese, 4 volte la lettera M per ottenere il mese completo e 4 volte la lettera A per ottenere l'anno completo. Chiudo le virgolette, chiudo la parentesi tonda della funzione testo e premo invio. In questo modo ho ottenuto lo stesso risultato, ma con una formula dinamica che domani cambierà. Vediamo ora anche un esempio con le ore. Per ottenere questa frase dinamica con le ore, ho utilizzato una formula in cui ho concatenato una frase fissa alla funzione adesso, che però avrebbe scritto questo numero insignificante. Quindi ho nidificato la funzione adesso all'interno della funzione testo e come formato ho utilizzato il formato HH:/MM e in questo modo ho creato una frase dinamica che cambia ogni minuto. L'utilizzo della funzione testo è molto vantaggioso anche nella situazione che ti mostro ora. Quando devi presentare un documento, stamparlo e segnalare nella stampa la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento, puoi concatenare ad una frase fissa la funzione adesso nidificata all'interno della funzione testo e in questo esempio ho utilizzato questo formato 2G per il numero del giorno, 2M per il numero del mese, 4A per l'anno completo, virgola, spazio e poi HH:/MM per l'orario. In questo modo, premendo invio, si ha una frase dinamica che riporta la data e l'ora correnti. Ti lascio con un ultimo esempio. A volte, a partire dai dati presenti in una tabella, si vuole costruire una frase riepilogativa, magari da inserire in un documento Word mediante la procedura di stampa unione. In questa tabella abbiamo il nome dell'allievo, la data di nascita, il luogo di nascita e il punteggio con cui ha superato l'esame. Qui a destra ho costruito la frase riepilogativa. Come puoi notare, ho concatenato il contenuto di alcune celle con delle stringhe fisse e l'unico problema è stato quello di convertire la data in testo e dunque ho convertito il contenuto della cella B2 utilizzando il formato gg/mm/e4a. Qualora tu fossi interessato alla procedura di stampa unione, ti invito a scrivermelo qui sotto nei commenti e non appena potrò ti preparerò un video sull'argomento. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!